Jiu-Jitsu e ben ritrovati. Luglio è quasi alla fine e se come me non avete ancora fatto le vacanze probabilmente state facendo il conto alla rovescia. Manca davvero pochissimo e inizio già a sentire l'aria vacanziera. Anche se non ho organizzato ancora assolutamente niente, la sola idea di avere davanti 3 settimane senza nessun impegno prestabilito mi mette di buon umore. Come dicevo, non ho organizzato nulla, perciò sono alla ricerca di ispirazione. Se vi va, lasciate un commento qui sotto indicando quale sarà la meta delle vostre vacanze quest'anno, perché sono davvero alla ricerca di idee. Ma veniamo a quello che è il tema principale di questo video, ovvero i miei prodotti preferiti dell'ultimo mese. Anche questa volta ho un sacco di cosette da consigliarvi che, come sempre, saranno divise in categorie. Ci sarà cura della pelle, trucco, unghie, abiti, libri, accessori e anche un prodotto random. Perciò cominciamo! Il mio primo prodotto preferito per la sezione cura della pelle è di Laura Mercier, che come sapete è uno dei brand che più amo in questo momento. Si colloca in una fascia di prezzo abbastanza alta, ma devo dire che tutti i prodotti che ho provato mi hanno entusiasmato, soprattutto quelli dedicati proprio al corpo. E quello che vi mostro questa volta è uno scrub. Lo scrub alla mandorla, latte di cocco e zucchero. Vi avevo già parlato sicuramente in uno dei miei video dei prodotti preferiti dei mesi passati dello scrub all'ambra vanigliata, mi sembra si chiamasse. Mi era piaciuto tantissimo, quindi ho deciso di provarne uno diverso. Ho scelto questo perché ho pensato che il latte di cocco fosse una profumazione molto adatta all'estate e infatti mi è piaciuto alla follia. La consistenza è leggermente diversa rispetto a quello precedente, è molto più consistente, molto più pastoso e anche più ricco. Va quindi a esfoliare la pelle in modo però delicato, senza irritarla, e al tempo stesso la idrata a fondo, lasciando questa piacevolissima profumazione di cocco reso ancora più dolce però dall'aggiunta della mandorla. Io lo adoro. Il secondo articolo per la cura della pelle è una maschera per il viso, la Super Mud della Glam Glow. È piuttosto cara, anzi è decisamente cara, non ricordo il prezzo ma so che l'avevo pagata abbastanza. Il packaging è molto glam, come il nome, Glam Glow. In realtà però all'interno il botticino è anche abbastanza piccolo, contiene 34 grammi di prodotto. Va detto che ne basta davvero poco. Si tratta di una maschera a base di argilla, quindi la consistenza è quella classica delle maschere in argilla, ha questa colorazione nera, si stende sul viso, la si lascia agire per 15-20 minuti se non ricordo male, durante i quali la maschera secca e quindi assorbe anche tutte le impurità della pelle. Dopodiché con un panno bagnato o con del cotone bagnato la si rimuove, si sciacqua il viso e il gioco è fatto. Io trovo che dia davvero degli ottimi risultati, soprattutto per chi ha problemi di pori dilatati, quindi nonostante il prezzo alto ve la consiglio principalmente in estate. Questo è tutto per la sezione cura della pelle, passiamo alla sezione trucco. Questo mese ho riscoperto un fard che adoravo anni fa e che poi avevo, come spesso mi capita, messo da parte per provare prodotti diversi, e si tratta del blush Subtil della Lancôme, eccolo qua. Intanto mi piace molto il packaging perché ha un grandissimo specchio all'interno. Poi c'è il prodotto e questo pennellino che volendo è abbastanza comodo da utilizzare se uno lo vuole tenere in borsa per i ritocchi durante la giornata. Quello che mi piace di questo blush è che è molto naturale ma allo stesso tempo molto luminoso. Già guardandolo si vede che ha delle specie di particelle brillanti all'interno. Non mi ricordo come si chiami questa colorazione, mi sembra sia qualcosa tipo fichi, ok, non me lo ricordo. In ogni caso la cercherò e come sempre sul mio blog troverete la lista di tutti i prodotti dei quali vi sto parlando e vi parlerò nel corso del video, con tutti i link per acquistarli online, e come sempre l'indirizzo del mio post dedicato è nella info box qui sotto. Un altro prodotto essenziale d'estate è lo spray fissativo per il trucco. Il mio preferito è della Urban Decay e si chiama All Nighter, e magari me ne spruzzo un po' perché fa un caldo boia.
e lo trovo anche rinfrescante. Ed è essenziale in estate perché appunto il caldo tende a far sciogliere il trucco, questo spray fissante invece lo mantiene a posto molto più a lungo. Ha un'ottima profumazione, come vi dicevo è anche rinfrescante, lo trovate da Sephora, consigliatissimo. In estate non possiamo non avere uno spray fissativo, soprattutto se si fa una serata fuori, si vuole avere il trucco a posto, possibilmente in tutto l'arco della sera. L'ultimo prodotto della sezione make up è composto da due articoli che sono in un certo senso collegati. Il primo è questo, il Beauty Blender. Più o meno tutte le beauty blogger ne hanno parlato negli ultimi mesi perché è davvero un prodotto eccezionale. Come vedete è una spugnetta con questa forma a uovo appuntito ed è l'ideale per stendere il fondotinta. In questo caso però ovviamente vi consiglierei di comprare quella più grande. Io lo uso questa principalmente per il correttore, quindi per applicare il correttore e farlo penetrare e renderlo più omogeneo. È davvero un ottimo prodotto, vale la spesa, utilissimo, consigliatissimo. Se non ce l'avete ragazze, Beauty Blender, se non ricordo male adesso è disponibile anche da Sephora. Il compagnuccio del Beauty Blender è il Blender Cleanser credo si dica. In poche parole è il prodotto che serve per pulire il Beauty Blender, perché molto spesso quando acquistiamo questo genere di prodotti, o perlomeno io, la prima domanda che mi faccio è: ok, bellissimo, perfetto, come lo pulisco? E questa è la risposta. Volendo potete anche pulirlo semplicemente con uno shampoo molto delicato o un sapone molto delicato, ma questo è la morte sua perché è studiato appositamente per pulire il Beauty Blender ed è questo liquido dal profumo abbastanza neutro, ha questa pompetta in cima per cui per pulirlo basta semplicemente mettere il Beauty Blender in cima e poi pigiare, il prodotto penetra, poi lo si sciacqua sotto l'acqua e vedrete che porta via tutti i residui di trucco, di fondotinta, di correttore in pochissimo tempo. E tra l'altro è anche l'ideale per pulire i pennelli da trucco. Io lo sto utilizzando tantissimo, lo adoro, non l'ho trovato da Sephora ma so di per certo perché l'ho acquistato lì che è disponibile sul sito inglese Beauty Bay, quindi come sempre vi metterò il link. Questo mese ho anche uno smalto preferito e si tratta degli smalti realizzati da Victoria Beckham per la Nails Inc. Il mio preferito è questo ed è Bamboo White, ce l'ho anche sulle unghie in questo momento ed è appunto una sorta di rosa stile French, molto delicato, molto elegante, quasi un bianco rosato. Lo adoro, mi piace la consistenza, mi piace anche che il pennello sia relativamente largo perché appunto con una sola passata si copre quasi tutta l'unghia. La durata è ottima, ce l'ho da quasi 10 giorni e mi sembra ancora perfettamente in ordine. Io questo l'ho acquistato da Sephora, online mi sembra che non ci sia. Come sempre, se lo troverò in vendita altrove metterò il link, se no provate nel negozio di Sephora vicini a casa vostra per vedere se riuscite a reperirlo, perché è davvero un ottimo smalto neutro, perfetto sia per l'inverno che per l'estate, insomma perfetto tutto l'anno, molto elegante, insomma l'ideale, consigliatissimo. Ed eccoci arrivati alla sezione abiti che come ogni volta è sovrappopolato, infatti ho un sacco di cose che vorrei mostrarvi. La prima viene da uno dei miei siti preferiti in assoluto, ModCloth, che ormai conoscerete a menadito se seguite il mio canale, ed ho acquistato all'inizio del mese questa gonna blu navy a ruota con vita alta e questi 4 adorabili bottoni in alto che fanno molto stile marinaio, che come forse saprete è uno stile che adoro, mentre nella parte bassa queste 2 applicazioni in raso. Anche il secondo capo è una gonna, questa volta però viene da H&M, l'ho acquistata recentemente nei saldi e l'ho già indossata tantissimo. Ancora una volta è una gonna a ruota, anche se un po' meno accentuata di quella di ModCloth, in sangallo.
Invita a questo elastico, quindi è anche abbastanza comoda. Sulla parte posteriore ha semplicemente una zip, veste bene, comoda, leggera, fresca, quindi davvero un ottimo acquisto, mi piace tantissimo e so che la indosserò anche nel corso, anche nel resto dell'estate. Di nuovo ModCloth, questa volta però un abito leggermente scampanato, un po' a trapezio, con il colletto di nuovo in sangallo, anche le manichine sono in sangallo e anche tutta questa decorazione con una sorta di ruche nella parte davanti. Ha degli adorabili bottoncini bombati dorati e quello che mi piace soprattutto di questo vestito è che è comodissimo, freschissimo, perfetto anche per andare in vacanza, perché basta indossarlo e si è pronti. In più non è il classico vestito noioso, ha comunque dei dettagli particolari che lo rendono un po' fuori dal comune. L'ultimo capo invece lo sto indossando ed è questa gonna anni 70, si tratta davvero di un capo vintage questa volta. Era infatti una gonna di mia madre che ho recuperato dal suo armadio e che mi ha colpito immediatamente. In realtà ce l'ho già da parecchi anni e ogni estate diventa il mio capo preferito perché ha una vestibilità spettacolare, soprattutto per chi come me è un po' in carne e non è troppo alto, quindi un piccolo tavolino da giardino come me. Le gonne lunghe spesso non sono molto indicate, questa invece trovo che cada alla perfezione perché ha un taglio che non mette assolutamente in evidenza i fianchi mentre va a esaltare un po' più la vita. Mi riesce anche di metterlo con delle maglie un po' più corte, come vedete, cosa che difficilmente faccio normalmente. Quindi la adoro, lo so, non è possibile per voi comprarla perché appunto è un capo unico, un capo vintage, però non potevo non farvelo vedere perché è davvero la mia gonna preferita dell'estate. Ok, questo è tutto per la sezione fashion, spero di essere stata abbastanza veloce. Passiamo adesso alla sezione accessori. Recentemente ho realizzato una serie di accessori ispirati al mare, ai marinai, all'estate, perché mi sembrava ovviamente la cosa più intelligente da fare, visto che siamo proprio in estate. Ma fra tutti quelli che ho realizzato, la mia parure preferita è questa. Ho trovato online questa illustrazione che trovo semplicemente adorabile, con un marinaio in bianco e nero, e l'ho utilizzata per creare una collana con questo grosso pendente ovale, degli orecchini molto semplici con pendenti tondi e poi in associazione ho pensato che sarebbero andati molto d'accordo anche questi orecchini a lisca di pesce che trovo divertentissimi e la collana con il polpo gigante. Se questi accessori vi piacciono, come sempre vi invito a visitare la mia pagina di Facebook, troverete il link nella info box qui sotto. Andate a consultare la sezione foto, cliccate su album e troverete tutti gli accessori disponibili divisi proprio per categorie, i braccialetti, le collane, gli anelli, le spille e quant'altro. Se qualcosa vi piace non esitate a contattarmi mandandomi un messaggio all'email che trovate nella sezione informazioni della mia pagina di Facebook oppure direttamente su Facebook con un messaggio privato. Questo mese ho anche un prodotto random da consigliarvi e si tratta di acqua aromatizzata, che detto così può sembrare davvero una cosa banale e anche un po' idiota, ma in realtà mi ha aiutato tantissimo. Io faccio davvero fatica a bere acqua, non lo so perché, sono un po' come un cammello nel deserto, non bevo mai, anche in estate quando fa caldissimo come quest'anno in cui il caldo è stato davvero insopportabile. Perciò ogni giorno ho provato a portarmi a lavoro la mia giara che ho preso da Tiger, che era stata anche tra i miei preferiti, infatti mi piace tantissimo, rende più divertente e mi fa anche venire voglia di bere di più, e all'interno ho inserito del limone e della menta per aromatizzare l'acqua e quindi renderla un po' meno noiosa. Mi aiuta a bere molto di più, molto Pinterest perché anche a vederla mi mette di buon umore.
Io ve lo consiglio, è un buon modo per bere e per rendere anche più gustosa l'acqua senza prendere un succo di frutta o qualcosa di eccessivamente dolce o zuccherato, che comunque in estate non è proprio l'ideale. È meglio mantenersi sull'acqua che idrata e renderla meno banale in questo modo. Quindi acqua aromatizzata è il mio prodotto preferito per la sezione random. Se avete visto il mio video haul londinese saprete che durante il mio viaggio a Londra ho acquistato 2 libri in lingua. Uno era Paper Towns, che se non ricordo male è finito dritto dritto tra i miei preferiti del mese precedente, e l'altro è questo, ovvero Noi, Has di David Nichols. È la storia di una famiglia inglese composta da padre, madre e figlio, i genitori sui 50 anni, il figlio sui 20 e racconta proprio tutte le problematiche di una famiglia della borghesia inglese con particolare attenzione ai rapporti tra genitori e figli e anche ai rapporti tra i genitori che sono nel mezzo di una crisi e decidono comunque di fare una vacanza in giro per l'Europa con il figlio che subito dopo sarebbe partito per il college. Nichols ha un tipo di scrittura molto ironica che io adoro, quindi è un libro che diverte, appassiona ed è anche molto onesto nel raccontare i personaggi, tutti davvero interessanti. E voilà, anche questa volta siamo arrivati alla fine del video dedicato ai miei prodotti preferiti del mese. Come sempre spero che i miei suggerimenti vi saranno utili per ispirarvi e per guidarvi nei vostri prossimi acquisti. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace, di condividere il video, di metterlo tra i preferiti e tutto quello che già sapete. Vi ricordo che sul blog troverete la lista di tutti i prodotti con le indicazioni per acquistarli online, il link è nella info box qui sotto. Io direi che è tutto. Se avete dei prodotti da consigliarvi lasciate un commento qui sotto, perché come sapete sono sempre alla ricerca di nuovi prodotti da testare, perché sono curiosa come una scimmia. Ok, io per oggi vi saluto, piccolo messaggio per i navigatori, come vi ho anticipato all'inizio del video, fra poco andrò in vacanza, anche se non so assolutamente dove. In ogni caso ho intenzione di prendermi una pausa sia dal blog che dal mio canale di YouTube di almeno 3 settimane, quindi tutta la durata delle mie vacanze, per decomprimere un po', ritrovare l'equilibrio e ripartire a settembre con un sacco di progetti nuovi. Per cui io per oggi vi saluto, vi auguro una splendida giornata e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao a tutti e ben ritrovati nella nostra cucina. La ricetta di oggi è perfetta sia come antipasto che come secondo e si tratta dei calamari saltati con crema di ceci e pomodoro fresco.